Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di come i Longobardi siano stati immaginati e reimmaginati soprattutto nella percezione contemporanea. Bentornati, come sempre un ringraziamento a chi si iscrive al canale, clicca la campanellina e supporta l'operato della Fara. Vi ricordo per i più generosi fra voi la possibilità di abbonarsi al canale o diventare nostri Patreon, trovate i link in descrizione. Queste due possibilità vi danno accesso a contenuti in anticipo ed eventuali dietro le quinte non disponibili per il resto del pubblico. Detto ciò, la Fara, come gruppo di ricostruzione e nella sua branca principalmente dedicata alla divulgazione, come il canale YouTube, si occupa, come voi ben sapete, di Longobardi. Negli ultimi 15 anni ormai abbiamo fatto del nostro meglio per divulgare la cultura materiale longobarda e gli studi sulla cultura longobarda, così come negli ultimi 3-4 anni qui su YouTube abbiamo sfornato tutta una serie di video di approfondimento. E ci siamo accorti di una cosa. La prima è che ho un naso di gatto sugli occhiali, devo pulirli, scusate. Se è vero che ogni epoca storica, soprattutto quando si parla di divulgazione con il grande pubblico, subisce le influenze dell'interpretazione della contemporaneità proprie dell'uditorio, ovvero ogni pubblico e ogni singolo individuo si aspetta qualcosa da un approfondimento storico in base all'idea che si è già costruito sull'argomento che si va ad affrontare. Un fulgido esempio è, per dire, tutta la storia romana, in cui normalmente incontriamo una masnada di esagitati dell'impero romano e del suo valore che altro non aspettano che sentirsi dire quanto fosse grande e meraviglioso. Ecco, il mondo longobardo non si esime da questa dinamica, ma soprattutto da quando abbiamo il canale YouTube e quindi è più frequente incrociare un pubblico più generalista, che quindi non ha magari accesso o che non ha interesse a partecipare agli eventi di approfondimento che noi teniamo dentro i musei, nelle scuole, nelle università, nei musei open air. Ed è quindi un pubblico che passa per caso o magari perché è interessato ad altri periodi storici e incappa nel nostro canale. Ecco, dicevo che è molto più frequente per noi incontrare dei commenti spiazzanti sotto video di approfondimento su argomenti molto specifici della storia longobarda, dimostrando peraltro di non aver visto il video e non aver colto quindi l'argomento, spesso compaiono commenti del genere: ah, i Longobardi hanno rovinato l'Italia, ah, se non ci fossero stati i Longobardi, ah, orrendi barbari, ah, le loro case erano come cucce di cane. Cito testualmente, Mi è parso quindi il caso, con voi che ci seguite con costanza, di prenderci un attimo per discutere di come vengano visti i Longobardi soprattutto nella percezione contemporanea. Abbiamo detto all'inizio del video che qualsiasi periodo storico viene influenzato dal momento in cui viene riraccontato. La storia è fatta di fatti, ma la narrazione storica è fatta di interpretazioni. E anche l'ascolto di questa narrazione è fatta di interpretazioni. Almeno di non limitarsi a raccontare gli avvenimenti in maniera didascalica e robotica, dicendo Tizio e Caio in quell'anno hanno fatto questa cosa, spesso il racconto porta con sé la visione di chi lo sta producendo. Dall'altra parte, questa visione può essere colta, accettata oppure completamente rifiutata da chi sta ascoltando. Il mondo longobardo, degli studi longobardi, della sensibilizzazione sull'argomento e sull'importanza di questa fase storica altomedievale, è un mondo profondamente conflittuale, forse più di quasi tutte le epoche della storia non recente. Sì, perché ovviamente da questo dibattito dobbiamo per forza di cose lasciare fuori la storia, diciamo, contemporanea e la storia più vicina a noi, dove passioni politiche, ideologie continuano a scontrarsi ancora oggi, anche quando parliamo, ad esempio, di fatti di 100 anni fa. Ricordo di recente le celebrazioni per il secolo trascorso dalla fine della Grande Guerra e continuavano giustamente ad esserci dei dibattiti se queste celebrazioni ricordassero i morti o esaltassero la guerra.
Detto questo, il mondo longobardo appunto viene percepito in maniera divisiva, come ama dire la politica contemporanea italiana. Ci sono i super appassionati, che poi al loro interno si dividono in altri sottoinsiemi, che nel mondo longobardo vedono un grande momento, vedono alcuni una fonte di identità ricostruita. E poi i denigratori, che nel mondo longobardo vengono solo la negazione della grandezza romana, l'abuso del mondo barbarico, e in cui appunto provano a vedere una ripercussione del mondo contemporaneo in chiave storica. Nella storia vera e propria, il concetto di Longobardia in realtà ha avuto future alterne. Se pensiamo al basso medioevo e all'età rinascimentale, soprattutto nella zona lombarda, le famiglie che si dichiaravano di nobiltà longobarda lo facevano per dimostrare un'antica nobiltà. Il momento più basso nella percezione dei Longobardi lo abbiamo probabilmente col Risorgimento. Il Risorgimento, suddivisione storico-cronologica applicabile solo all'Italia, perché è fenomeno squisitamente italiano, cioè quel momento nell'Ottocento in cui si risvegliano, come in altre parti d'Europa, dei moti di unità nazionale che portano poi all'unità d'Italia attraverso una serie di percorsi diversi, sia culturali che militari. Ecco, in questo contesto spesso la figura dei Longobardi, interpretati come invasori germanici, viene paragonata a quella dei contemporanei di epoca risorgimentale, eserciti di origine austriaca, ad esempio. E quindi tanto gli austriaci erano i cattivi dell'Italia risorgimentale, tanto i longobardi erano i cattivi dell'Italia alto medievale. Il più famoso fra gli esponenti di questo punto di vista è sicuramente Manzoni col suo Adelchi, eccetera. Questo punto di vista rimane però molto forte nella cultura italiana, un po' anche perché proprio attraverso ad esempio l'opera di Manzoni, che nelle scuole viene ancora studiato ed è stato studiato per tutte le generazioni che ci separano dal Risorgimento, ecco che quindi questo messaggio veniva trasmesso in maniera più o meno esplicita, perché invece molto esplicito nei suoi contenuti. Di conseguenza, ancora oggi vediamo in buona parte del pubblico questo preconcetto. I Longobardi erano brutti, sporchi e cattivi, hanno rovinato l'Italia che fino a quel momento lì stava benissimo, peccato perché l'impero romano era la cosa migliore che ci potesse essere a questo mondo, maledetti barbari cattivi. Questa lettura si oggi fonde con una nuova narrazione legata all'Europa contemporanea, in cui i Longobardi sono di volta in volta, chiedo scusa, o i migranti, sappiamo di vivere all'interno di un momento in cui le dinamiche migratorie sono fondamentali per prevedere il futuro del nostro continente, quindi dicevo, i Longobardi sono o i migranti cattivi, oppure l'Europa cattiva che ci comanda dal nord. Questa narrazione chiaramente è politicamente abbastanza schierata, non credo che vi serva una definizione da parte mia di quale parte politica vede i Longobardi in questo modo. Dall'altra parte abbiamo un completo disinteresse spesso, cioè proprio perché si vede nell'Alto Medioevo e in tutto quello che è storia più antica dei comuni un tentativo di ricostruire l'identità, un'identità fittizia e forzata, fenomeno effettivo che esiste in alcune sottobranche degli interessati al mondo longobardo, ben inteso. Però ecco che ad esempio l'altra parte politica, la sinistra, tende a disinteressarsi completamente del mondo alto medievale, giudicato antico, antiquato e soprattutto affascinante solo per i reazionari e i conservatori, dimostrando una miopia veramente professionale, ma questo ad esempio è l'approccio perdente che la sinistra ha sempre avuto anche con le opere narrative di finzione. Pensiamo a come in Italia Tolkien sia stato fatto proprio dalla destra, perché la sinistra l'ha sempre snobbato. Detto ciò, di fronte a queste due analisi, quella appunto anti-longobarda in quanto pro-romana, di una certa visione politica di destra, e quella del rifiuto dell'interesse per una certa politica di sinistra, esistono poi dei sottoinsiemi da entrambe le parti. Nel sottoinsieme della destra, dove però l'interesse verso il mondo longobardo viene portato avanti per una questione appunto identitaria, ecco che allora i Longobardi diventano il buon selvaggio, diventano l'antico vigore delle popolazioni indoeuropee e germaniche a cui rifarsi.
Nella narrazione però dei Longobardi sparisce quindi tutta la culturazione, sparisce il rapporto proficuo col mondo romano, la loro precoce romanizzazione, lo scambio con le altre popolazioni del Mediterraneo e dell'Europa, la koiné germanica calata in quello che era il vecchio impero romano d'Occidente ormai caduto. Tutto questo sparisce a favore di una narrazione appunto del buon selvaggio, del valore della tradizione, che chiaramente non esiste perché non abbiamo fonti per definire la tradizione longobarda se non attraverso lacerti e piccole informazioni. Dall'altra parte, quando nel mondo, diciamo politicamente più schierato a sinistra, si sviluppa un interesse verso i Longobardi, allora la spinta è al contrario, a negare l'identità. I Longobardi non hanno identità, l'identità dei popoli germanici non esiste, il periodo delle migrazioni in realtà è stata solo la continuità dell'impero romano. Alcuni storici giungono a dire che addirittura le invasioni barbariche sono state solo un'invenzione sfuggita di mano dell'impero romano. Ecco quindi che in questa visione interessata al mondo longobardo, ma fortemente politicizzata, i Longobardi appunto non hanno un'identità, l'identità germanica è fluida, tutto può cambiare, tutto si adatta, tutto si evolve costantemente senza alcuna rottura, senza alcun trauma. Ma è falso anche questo. Gli studi genetici più recenti ci dimostrano che invece la percezione dell'identità all'interno della popolazione longobarda era concreta e perdura per generazioni, evitando i matrimoni misti, così come gli studi archeologici ci dimostrano che dal punto di vista materiale la rottura esiste, cambia la cultura materiale, cambia la cultura edilizia, cambia la funzionalità delle città e delle strade e l'amministrazione del territorio. C'è una rottura. E allora, davvero non possiamo liberarci da questa polarizzazione? Una polarizzazione che in realtà, come ho provato a esporvi, è divisa in 4 macro aree, perché possiamo dire che c'è un disinteresse e un'ostilità verso i Longobardi da destra e un disinteresse e un'ostilità verso i Longobardi da sinistra. Esistono poi delle sacche di interesse verso i Longobardi da destra e delle sacche di interesse verso i Longobardi da sinistra. Ma in entrambe le narrazioni, in tutte e 4 queste narrazioni, il modo in cui la popolazione longobarda, la cultura longobarda, l'importanza del periodo delle migrazioni in chiave europea, ecco, tutti questi aspetti, da qualsiasi di questi 4 punti di vista si provi a guardarli, sono incredibilmente parziali. Si mostra solo e si guarda solo quello che giustifica la propria visione del mondo, la propria percezione del mondo contemporaneo e di conseguenza anche di come dovesse essersi svolto il mondo antico per mettersi in accordo con quelli che sono sistemi che servono soprattutto, parlando non tanto degli studiosi quanto degli appassionati, a tranquillizzarci sul modo in cui conosciamo e osserviamo il nostro mondo odierno. Ora, il canale della Fara è un piccolissimo canale, siamo un'associazione molto piccola che lavora in una nicchia della nicchia, ma ci piacerebbe che questo canale, il nostro operato, servissero soprattutto a portare avanti un'istanza che giudichiamo fondamentale. Se ci si appassiona veramente a un periodo storico, bisogna essere pronti ad analizzarlo anche dai punti di vista che non ci piacciono. Bisogna essere pronti a cambiare idea e bisogna essere pronti al confronto. Speriamo che questo canale riesca a fare un po' di questo operato. Fatecelo sapere nei commenti e soprattutto il prossimo weekend 3 membri dell'associazione saranno in rappresentanza della Fara a Satonu in Inghilterra, sito di uno dei più importanti ritrovamenti del periodo anglosassone, per un meraviglioso evento insieme a diversi amici europei, e i padroni di casa saranno i Wulfednas. Fateci sapere se volete un video di approfondimento velocissimo, perché su Saturnus si potrebbe parlare per settimane e i nostri video, sapete, durano fra i 10 e i 20 minuti. Fateci sapere se volete un approfondimento sul sito di Saturnus. Alla prossima e mandi!